Le apparizioni di Ceggia, Mariolina e le sette visioni. Nel 1949, a Ceggia, un piccolo paese della provincia di Venezia immerso nella campagna veneta, si verificarono eventi che destarono grande stupore e devozione popolare. In soli 5 giorni si contarono ben 7 apparizioni mariane, che segnarono profondamente la vita religiosa della comunità locale. Tutto ebbe inizio la mattina di Pasqua, domenica 17 aprile 1949, poco prima delle 10. La piccola Mariolina, una fanciulla di 7 anni, dopo aver partecipato alla messa dei bambini, si recò al cimitero per deporre dei fiori sulla tomba dei nonni. Sulla via del ritorno le si manifestò la Madonna, vestita di bianco e con in mano un giglio e la corona del rosario. Rientrata a casa, Mariolina raccontò l'accaduto alla madre, che però liquidò la cosa come una fantasia infantile. 2 giorni dopo, il martedì verso le 11, l'esperienza si ripeté. La bambina, insieme a 3 amiche, Anna Maria Pasqualato, Marisa Zanchetta e Gabriella Gallo, uscì nei campi per raccogliere erba da portare alle galline, come le aveva chiesto la mamma. Poi, mentre attraversavano un campo di grano, Mariolina vede nuovamente la Madonna, questa volta con Gesù bambino tra le braccia. Poche ore più tardi, verso l'1, l'apparizione si ripeté. Nei giorni successivi ci furono altre 4 manifestazioni, fino al giovedì seguente. Il giovedì, poco prima di mezzogiorno, Mariolina, insieme all'amica Teresina Camatta e ad altre bambine, si recò nuovamente al cimitero, dove la Madonna le apparve ancora, vestita di rosso, con una fascia bianca e un mantello azzurro. Nel pomeriggio, verso le 5, Mariolina tornò al cimitero insieme ad alcune amiche. Il cancello era chiuso, ma lei si inginocchiò e vide di nuovo la Madonna, che le rimase davanti per circa mezz'ora. La bambina le offrì dei fiori, che alle compagne, incapaci di vedere la visione, parvero dissolversi nel nulla. In quel momento passò una donna, Matilde Turchetto, che incuriosita si fermò, seguita poco dopo da un altro abitante del paese, Ennio Versolato. Su loro invito, Mariolina prese una spiga e la fece passare tra le sbarre, e anche questa sparì. Versolato, dubbioso, la accusò di mentire e, per intimorirla, arrivò persino a minacciarla dicendo: «Se non dici la verità, ti butto nell'olio bollente». Ma la bambina rispose con fermezza: «Ma io la Madonna l'ho vista davvero». Versolato, deciso a verificare di persona, scavalcò il muro del cimitero per cercare i fiori, ma non trovò nulla. Intanto la vicenda aveva già superato i confini del paese. Il lunedì successivo, 24 aprile, un vicino di casa della famiglia Baldissin, Francesco Baradel, incuriosito dalle voci, si fece raccontare più volte i fatti direttamente da Mariolina e ne raccolse con precisione i dettagli in un diario corredato di fotografie. Trasferitosi da circa 40 anni ad Acqui Terme, Baradel ha sempre conservato quel diario, da cui provengono le informazioni tramandate fino a noi. Le 7 apparizioni ebbero un'eco enorme e trasformarono radicalmente la vita della famiglia Baldissin. La modesta abitazione di via Marconi, dove i coniugi vivevano con i loro 3 figli, Crescenzio di 10 anni, Mariolina di 7 e il piccolo Luigino di 3, divenne ben presto meta di un continuo pellegrinaggio. Il quotidiano Il Gazzettino scrisse che Ceggia non è più un paese tranquillo. Le strade erano invase dal rumore delle automobili, dal via vai delle biciclette e dal passo incessante dei pellegrini che giungevano da ogni parte d'Italia, in qualsiasi momento del giorno. Non ci si limitava a visitare i luoghi delle visioni, ma tutti desideravano incontrare anche la bambina protagonista. Un giornale titolò infatti: «Pellegrinaggio di folla nell'umile casa della giovinetta affascinata dalla celeste visione». La Chiesa, però, mantenne un atteggiamento estremamente prudente. Il bollettino parrocchiale si limitò a riportare un titolo con un interrogativo eloquente: «La Madonna è apparsa a Mariolina?». Vi si leggeva che la bambina era continuamente assediata da curiosi e devoti che la costringevano a ripetere il racconto fino a sfinirla, e che l'evento, per la sua portata spirituale, non permetteva a chi aveva il compito di giudicare di pronunciarsi apertamente, almeno finché non fossero arrivati segni più chiari e inequivocabili.